Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. La scorsa domenica abbiamo concluso il tempo natalizio e ricordiamo che l'Evangelista Matteo conclude il capitolo secondo del suo Vangelo presentandoci la Sacra Famiglia che va a Nazaret. Dopo che è uscita dall'Egitto e tornata dall'Egitto, va a stabilirsi a Nazaret. Si conclude così quello che è chiamato il Vangelo dell'infanzia secondo Matteo, e poi fra il capitolo secondo e il capitolo terzo passano qualcosa come 30 anni, 31 anni, di cui non sappiamo assolutamente nulla, perché per la nostra fede non interessa ciò che è capitato in questi 30 anni della vita cosiddetta nascosta di Gesù a Nazaret. Sappiamo che ha continuato a svolgere la professione di suo padre, ha fatto il carpentiere nei vari villaggi attorno a Nazaret e a Nazaret stessa. Ed ecco che cosa accade, che cosa ci racconta l'Evangelista Matteo, iniziando con il capitolo terzo. Come tutti gli Evangelisti, presenta il battesimo di Gesù. L'inizio della vita pubblica avviene nel momento in cui Gesù si sposta da Nazaret, va al fiume Giordano a farsi battezzare da Giovanni. E l'inizio del nuovo anno liturgico, dopo l'Avvento e la festa del Natale, non poteva che iniziare con questo primo atto della vita pubblica di Gesù. Quando si reca al Giordano, si fa battezzare da Giovanni e poi si sposta a Cafarnao. E lì comincia la sua predicazione. Vediamo allora anzitutto di presentare questi luoghi perché hanno un'importanza non soltanto geografica, ma è una geografia teologica, quella che gli evangelisti vogliono mettere in luce. Vi mostro anzitutto dove si trova Nazaret, sulle montagne della Bassa Galilea, quindi è lì che Gesù è vissuto per i suoi 34 anni. Da Nazaret parte, va al fiume Giordano e lo vedete indicato il luogo dove il Battista già da alcuni anni aveva iniziato la sua missione di battezzatore. Cosa faceva il Battista? Faceva passare le persone dalla parte orientale del fiume Giordano verso la parte occidentale. Aveva richiamato tutte le persone che si illudevano di essere entrati nella terra promessa. Non era quella era solo l'immagine della vera terra promessa, dove il nuovo Mosè avrebbe introdotto questo popolo di Dio nella vera terra promessa. Il Battista aveva richiamato le persone dalla Giudea: di nuovo dovete tornare di là perché dovete rifare il vostro esodo. Vi viene indicato il luogo dove il Battista faceva passare le persone, faceva attraversare il fiume Giordano, era proprio
Betabara, il guado, Bet-Avar in ebraico significa proprio il luogo del guado, dove il popolo di Israele 1200 anni prima aveva attraversato quel luogo guidato da Giosuè. Mosè aveva contemplato questa terra e vi viene indicato anche adesso sulla cartina il Monte Nebo, dove Mosè ha contemplato la terra promessa, ma non è entrato in questa terra. Lui ha consegnato il popolo a Giosuè. È esattamente ciò che fa il Battista, che consegna il popolo di Israele alla nuova guida affinché lo introduca nella terra della libertà. Dopo il battesimo, e concludo la presentazione di questa cartina, Gesù non torna a Nazareth, ma inizia la vita pubblica a Cafarno. Vi viene indicato il luogo dove si trova Cafarno, sul lago di Tiberiade. Questa è stata la presentazione così della parte geografica, ma si tratta di una geografia teologica anche, perché questo passaggio indica che bisogna lasciare la terra della schiavitù per essere introdotti da Cristo nella terra della libertà. E a questo punto viene collocato alle mie spalle il guado di Betabara, il luogo dove la tradizione fin dagli inizi ha localizzato il posto dove Gesù è stato battezzato. Si trova molto vicino al Mar Morto. Vi viene indicato in questa cartina il luogo di Betabara, e quel verde che voi vedete indica proprio il corso, l'ultimo tratto del fiume Giordano prima che entri nel Mar Morto. Quello è il luogo dove Gesù è stato battezzato. E adesso nella foto vi viene indicata la chiesa bizantina, che è stata costruita proprio dove il Battista riuniva le persone nella parte orientale, quella che vedete alle mie spalle, dove c'è la chiesa. Quello è il luogo dove il Battista richiamava il popolo della Giudea fuori, al di là del fiume Giordano, e poi lo faceva passare nella terra promessa. E anche Gesù ha passato il fiume Giordano lì, al guado di Betabara, dove c'è quella chiesa. Veniamo adesso al brano evangelico. L'Evangelista Matteo, quando ci presenta il battesimo di Gesù, lo introduce in un modo diverso dagli altri evangelisti e dice che Giovanni non voleva battezzare Gesù. Per quale ragione non voleva battezzare Gesù? Perché farsi battezzare voleva dire riconoscere di essere dei peccatori, di essere delle persone lontane da Dio. E Gesù non era certamente lontano da Dio, era Dio venuto a farsi vedere da noi, e quindi col peccato non aveva nulla a che vedere. Ma il fatto che Gesù si sia fatto battezzare deve aver fatto parecchia difficoltà nelle comunità primitive, le quali hanno sentito il bisogno di dare una spiegazione. Difatti l'Evangelista Matteo, che scrive per degli ebrei, dice che il Battista non lo voleva battezzare, ed ecco la risposta di Gesù, che dice: lascia fare, per ora bisogna che noi adempiamo ogni giustizia. E allora il Battista lo lasciò fare e fece passare anche Gesù, fece attraversare anche a Gesù il fiume Giordano. E ritroviamo quindi Gesù che inizierà la sua vita pubblica nella parte occidentale adesso del fiume Giordano, perché inizia il suo esodo con il popolo che vuole giungere nella terra della libertà. Gesù dice a Giovanni: noi dobbiamo adempiere tutta la giustizia. Giovanni ha un'idea della giustizia che non è propriamente quella di Gesù. Il Battista aveva in mente ancora la giustizia di un Dio che avrebbe ripulito il mondo dai malvagi,
E Gesù dice al Battista: stai attento, perché adesso sta per entrare nel mondo una nuova giustizia. È una giustizia che ha sconcertato parecchio il Battista, ma comincia a capire il Battista che la giustizia che Gesù sta per introdurre nel mondo è quella di Dio, quella di un Dio che non distrugge i malvagi, ma che salva tutti gli uomini. Questa è la nuova giustizia. Comincia ad accennarla al Battista e gli dice: guarda che dobbiamo adempiere, porre in atto la nuova giustizia. Dicevo nel commento che ho fatto alla festa della famiglia, quando Dio ha chiamato suo figlio dall'Egitto e Giuseppe lo ha riportato nella terra di Israele, dicevo che Dio è entrato nella nostra terra di schiavitù, è entrato nel nostro Egitto, dove ci sono dei faraoni che ci impediscono di realizzare la nostra esistenza, di essere realmente uomini, perché ci opprimono, ci schiacciano, ci disumanizzano gli idoli. È entrato in questo Egitto il figlio di Dio, il nuovo Mosè, per tirarci fuori. Bene, dopo questa introduzione originale, anche Matteo, come Marco e come Luca, descrive la scena con 3 immagini di ciò che accade lì al fiume Giordano. E non si tratta di fatti prodigiosi, l'apertura dei cieli, la colomba, la voce del cielo, non sono fatti prodigiosi. Sono immagini che sono ben note e ben comprensibili per i lettori di Matteo e non sono difficili neanche per noi oggi. Sono molto chiare queste immagini nel loro messaggio, nel loro significato. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Lo possiamo immaginare quindi Gesù che attraversa quel fiume Giordano, vi ho indicato il luogo anche nella foto. Gesù esce dall'acqua e si spalancano per lui i cieli. Che cosa significa questa apertura dei cieli? Non si tratta di un'informazione meteorologica, il cielo non si apre. Ma qui c'è un richiamo, un'allusione biblica che tutti i biblisti colgono immediatamente, perché l'Evangelista si riferisce in modo esplicito a un testo ben noto dell'Antico Testamento. I cieli che si erano chiusi. Dio parlava attraverso i profeti, ha parlato per secoli, per 4 secoli e mezzo, 5 secoli. Ma poi a un certo punto non ha inviato più profeti perché il popolo non li ascoltava, era perfettamente inutile e il popolo di Israele ha cominciato a soffrire intimamente di questo silenzio di Dio che non parlava più al suo popolo. Era come se i cieli si fossero chiusi. I cieli erano 7 i cieli, poi sopra il 7° cielo c'era il trono di Dio. Fra un cielo e l'altro dicevano i rabbini che c'erano 500 anni di cammino da fare per arrivare al cielo seguente. Tutti chiusi i 7 cieli. E il popolo soffriva perché non c'era più profeta. C'è il Salmo 74 che dice: non ci sono più profeti tra di noi e nessuno sa più che cosa pensa Dio, che cosa noi dobbiamo fare per essere in sintonia con il suo pensiero e i suoi desideri. Questa era la situazione in cui si trovava il popolo di Israele quando Gesù si è fatto battezzare. Ecco che cosa ci dice l'Evangelista Matteo in quel momento, quando Gesù esce dall'acqua e inizia quindi a mostrare il volto di Dio, perché girerà per tutti i villaggi per mostrare il volto autentico di Dio, il volto dell'uomo riuscito. Dice l'Evangelista, si sono spalancati tutti e 7 i cieli. Nel libro del profeta Isaia, inizio capitolo 64, diceva, c'è una preghiera bellissima in cui il popolo di Israele si rivolge al Signore e dice:
tu hai ragione di essere arrabbiato con noi perché noi abbiamo peccato, però tu, Signore, sei il nostro Padre, noi siamo argilla e tu sei colui che ci plasma, noi siamo opera delle tue mani. E poi l'invocazione, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Questa preghiera è stata fatta quando il popolo di Israele si trovava disperato a Babilonia e quando Gesù esce dall'acqua, ci dice l'Evangelista Matteo, questa preghiera è stata esaudita, lui è sceso fra di noi. E vide, la seconda immagine biblica, vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Non dice che una colomba è discesa dal cielo, sarebbe un dettaglio materiale senza alcun significato, ma la colomba ci richiama subito un testo dell'Antico Testamento, la ricordiamo tutti, la colomba che al termine del diluvio compare con nel becco un ramoscello d'ulivo, segno della pace. La colomba, segno della dolcezza. E lo Spirito che è sceso su Gesù, che ha preso possesso di Cristo, perché gli donerà quella forza che lo porterà a donare la vita, quindi a dare inizio a un mondo completamente nuovo. È uno Spirito che è presentato con l'immagine di una colomba, la dolcezza della colomba. Noi lo vedremo, questo spirito che muoverà Gesù sempre con la dolcezza nei confronti di tutte le persone, di coloro che hanno sbagliato nella vita. Se prenderà atteggiamenti duri sarà con coloro che non accolgono chi è in difficoltà, ma lui starà sempre dalla parte di chi è bisognoso, sempre con un atteggiamento dolce, non spezzerà la canna incrinata, non spegne il lucignolo fumigante. E vorrei dire anche un'altra cosa che riguarda ancora la colomba. Tutti noi ricordiamo il diluvio, ma se noi andiamo a leggere il testo del libro della Genesi, quel racconto mitico, e ne cogliamo il significato autentico, dice Dio al termine del diluvio: io non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché io so molto bene come è fatto il cuore dell'uomo, è incline al male fin dall'adolescenza e quindi non sarà più distrutta la terra dal diluvio, non ci sarà più un diluvio che devasterà la terra. Non è l'acqua del diluvio che Dio manda, ma sarà lo Spirito che cambia l'uomo. Dio non interviene quando c'è la malvagità del mondo, perché questo è l'uomo, non interviene distruggendo l'uomo, ma interviene inviando il suo Spirito che dà origine a una creazione nuova. Dio non distrugge il peccatore, il malvagio. È questo che ci dice anche il racconto mitico del diluvio. Difatti conclude dicendo: io non faccio queste cose, io invierò uno spirito, ed è esattamente ciò che accade quando Cristo esce dall'acqua, quando Gesù esce dall'acqua, è colmato dello Spirito di Dio, perché lì è nato l'uomo nuovo. E poi l'ultima, la voce, l'ultima immagine che viene impiegata, la voce del cielo. La voce del cielo che riconosce in Gesù il figlio mio, l'amato, colui nel quale ho posto il mio compiacimento. Anche questa è un'immagine rabbinica, quella della voce del cielo. Ricorre spessissimo nei testi rabbinici, indica, è una forma letteraria, un artificio letterario per presentare ciò che Dio pensa di un certo evento, di una certa situazione. Quando Gesù esce dall'acqua del fiume Giordano, il Padre del cielo lo riconosce come suo figlio. E alle mie spalle adesso ho collocato 2 icone del battesimo di Gesù, ma
Gli ortodossi il momento del battesimo lo chiamano l'Epifania di Dio. Perché? Perché quello è il momento in cui Dio comincia a manifestare il suo vero volto. Non solo è un'epifania del volto di Dio, una manifestazione del volto di Dio, una rivelazione del volto di Dio, ma è anche una epifania, una manifestazione dell'uomo nuovo. E lo vedete in questa icona, Gesù che si trova nell'acqua ed è nudo. Nelle icone più antiche era nudo nel fiume Giordano, non per una ragione realistica, ma per dire che quello è l'uomo nuovo nasce nudo come Adamo, e qui è un'umanità nuova che sta nascendo quando Gesù esce dalle acque del fiume Giordano. E vedete anche ai piedi di Gesù che c'è questa umanità vecchia che ha dato però origine a questo uomo nuovo, perché è stato colmato dello Spirito, è colmo dello Spirito del Padre. Questa voce del cielo riconosce in Gesù il Figlio. E lo sappiamo, nella cultura semitica il termine figlio non indica solo la paternità biologica, indica molto di più, implica l'affermazione di una somiglianza con il genitore, somiglianza non solo nelle fattezze esteriori, ma in tutto ciò che caratterizza l'umano, i valori in cui una persona crede, le scelte morali, il modo di ragionare, di parlare, di agire. Presentando Gesù come suo figlio, il Padre garantisce che si riconosce perfettamente in Lui. E quindi se noi vogliamo contemplare il volto di Dio non dobbiamo fare dei ragionamenti, dobbiamo guardare al Figlio che gli assomiglia alla perfezione, è l'amato. Tutti noi siamo figli di Dio perché lo Spirito, che è la vita divina, che possedeva in pienezza Gesù, Spirito del Padre, questo stesso Spirito è stato donato anche a noi, per cui anche in noi c'è il Figlio di Dio, c'è la somiglianza con il Padre, ma non è uguale. Lui è l'amato. Lo ricordiamo che Abramo ebbe 2 figli, uno era l'amato, Isacco, aveva anche Ismaele, l'amato, Isacco. L'amato è l'unigenito, Cristo. Noi siamo amati dal Padre perché siamo suoi figli, ma Lui è l'unigenito. È colui nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento, come il servo di cui ci parla il profeta Isaia, che è inviato nel mondo per portare questo messaggio di gioia e di salvezza, perché a tutti i popoli il servo del Signore deve portare questa luce, la luce che è quella dell'amore di Dio che è annunciato a tutti i popoli. La voce del cielo quindi ribalta il giudizio che, lo sappiamo, gli uomini hanno pronunciato su Gesù. Ha smentito anche tutte le attese messianiche del popolo di Israele, che non poteva accettare un Messia umiliato, sconfitto, giustiziato. Siamo all'inizio dell'anno, è l'invito che l'Evangelista ci fa ad accogliere la luce che lungo quest'anno noi coglieremo ogni volta che ci verrà presentato attraverso i brani evangelici la figura di questo figlio, l'amato. Una buona domenica e una buona settimana a tutti.